febbraio 1955. Romano Celentano entra a far parte dell'Automobile Club Napoli. Esatto, perfetto, è così. Il 14 febbraio del 1955 sono entrato all'Automobile Club di Napoli. Mio padre mi accompagnò perché era amico dell'avvocato Amalfitano. Il quale avvocato Amalfitano disse che andava tutto bene, che era un bravo ragazzo, si vede dalla faccia che è un bravo ragazzo, quindi sicuramente sarà assunto da noi. Chiamò la segretaria e quindi io diedi tutte le mie notizie eccetera, quindi ho fatto parte dell'Automobile Club dal 14 febbraio del 1955. Nel 1955 perché sono entrato il 14 di aprile e il Gran Premio mi pare che era il 2 e il 3 di maggio, quindi sono stato spettatore solamente del Gran Premio. Quando poi l'avvocato Amalfitano mi chiamò e disse di farmi iscrivere alla CSAI, cioè alla Commissione Sportiva Automobilistica Italiana, e quindi avrei fatto il commissario di percorso, e quindi dal 1956 ho iniziato a fare il commissario di percorso. La postazione che mi assegnò l'avvocato Amalfitano era dopo il rettilineo, la prima curva a sinistra. Quindi avevo naturalmente il set di bandiere gialle e rosse per olio sulla pista, azzurra, un concorrente vuole sorpassarti, bandiera rossa che usava solamente, non si usava mai naturalmente perché i corridori erano tutti persone professionisti, quindi non ci stava a bagarre e quindi si andava bene. Difatti ci fu un incidente però nella curva di Borghese e quindi morì questo pilota. E quindi mi ricordo che da allora ho sempre fatto il commissario di percorso. Successivamente, naturalmente, poi mi hanno fatto anche commissario sportivo provinciale, poi dopo anni il commissario sportivo regionale e poi direttore di gara. Facevo parte dell'ufficio turismo dell'Automobile Club di Napoli, ufficio turismo e ufficio sportivo. La curva in prossimità del rettilineo poteva essere uno dei punti più critici del percorso, appunto perché, come mi diceva, si potevano creare degli incontri. Esatto, bravo, perfetto. No, perché arrivavano con velocità, naturalmente poi arrivata alla curva, non era che era uno solo quindi che doveva fare la curva, erano perlomeno 4, 5, 6 eccetera, e quindi era un po' difficilotto quella curva e naturalmente stavo sempre sull'occhivive per non fare una brutta figura naturalmente. Quindi. Però oltre al Gran Premio di Napoli c'erano altre corse automobilistiche che si svolgevano nel napoletano di cui non tutti sono a conoscenza. Le gare in salita quali l'Agnano Cappella dei Cangiani e la cosiddetta Targa Vesuvio. Lei è stato commissario di percorso anche in quelle gare? Certamente. Mi ricordo un episodio del genere, quando in questa gara era cattivo tempo, c'era un poco di nebbia. E quindi naturalmente il telefonino dei soldati, dei militari, mi chiamò l'avvocato Amalfitano, voleva sapere a che distanza riusciva a vedere una persona. E presi un altro collega, lo misi un poco più avanti e quindi vedevo la distanza. La distanza era 3,5 metri, 4 metri massimi, quindi con 4 passi. Allora lui disse no, che non si poteva più ripetere, quindi aveva fermato la gara perché a 4 metri di distanza era impossibile. Poteva succedere qualche cosa, quindi aspettava un po' di tempo, mezz'ora, 3/4 d'ora, la nebbia non andò via e quindi la gara fu sospesa. Agnano Cappella dei Cangiani, quali erano le complessità di quel percorso? La gara, la cronoscalata era di 9 chilometri, quindi era una strada molto impegnativa perché c'erano molte curve e quindi a un certo momento, però non è mai successo nessun incidente, solamente è stata sospesa la gara perché un gruppo di ragazzi per scendere una collinetta inciamparono nel filo dei telefoni e quindi non si poteva più comunicare e per mezz'ora, 3/4 d'ora non abbiamo fatto niente. Un ragazzo, un militare naturalmente che capito dove stava il guasto, andò a mettere a posto i fili e quindi ritornò un'altra volta la possibilità di comunicare con tutti quanti noi. E della Targa Vesuvio invece? A Targa Vesuvio si partiva da Ercolano e si arrivava a 3-4 km prima del cratere. Anche là è molto impegnativa perché molte curve strette.
però senza incidenti, non successe mai un incidente su quella strada eccetera, e quindi anche quella gara fu. Mi ricordo però che la prima targa Vesuvio dell'Automobile Club di Napoli è stata fatta nel 1945, intestata alla principessa Margherita. Margherita Pizza, Margherita Corsa. Com'era l'affluenza per queste altre gare, diciamo, di entità secondaria? No, l'affluenza del pubblico è veramente, le strade erano affollate, però molti ragazzi, molti spettatori si mettevano sulla destra, se la curva era a sinistra si mettevano sulla destra, e quindi pericoloso per la forza centrifuga perché poteva schizzare la macchina, e quindi ogni tanto bisognava il commissario di percorso, e naturalmente faceva sfollare quella curva e li mettevano dall'altra parte, se no succedeva veramente una disgrazia. Ovviamente non aveva una risonanza a livello internazionale come invece l'aveva il Gran Premio di... No, certamente, no, il pubblico del Gran Premio era stupendo. Ci stavano addirittura, se non sbaglio, alla curva della barra della bussola, la strada che poi arrivava sulla sinistra sul rettilineo, c'era la tribuna, ma affollatissima questa tribuna. E mi ricordo che quando nel 1960 vinse Boffa il Gran Premio, era proprio veramente un grido da stadio, all'epoca San Paolo, ma pazzesco, ci furono 10 minuti, un quarto d'ora di applausi, perché naturalmente essendo lui napoletano e poi veramente una persona apposta, una persona in campo, e quindi il pubblico voleva bene a Boffa. Il Bellucci, può dirci qualcosa del fenomeno di Luigi Bellucci? Bellucci, ricordo Bellucci che aveva anche la concessionaria a Via Santa Lucia, cioè attraverso Via Santa Lucia, Bellucci, il concessionaria Lancia. Bellucci era una persona molto simpatica, tranquilla, però non aveva come dire, la grinta di Boffa, onestamente. Era bravo ma non come Boffa, questo lo devo dire con molta sincerità. Boffa nello stesso 1960 poi fece questa rimonta al circuito di Napoli, poi che era un circuito abbastanza estremo, quindi Certamente, molti sceni, molto tortuoso. 1961 vinse Giancarlo Baghetti sulla prima Ferrari da Formula 1 a motore centrale, la 156 Formula 1. Naturalmente la premiazione che facemmo poi la sera allo Sporting Club a Via Chiatamoni, accanto alla nostra sede centrale dell'Automobile Club di Napoli, e ho una fotografia con Baghetti sorridenti, tutte e due, quindi veramente mi ha fatto piacere di tenere questa foto che non ho avuto con altri piloti, però con Baghetti sono riuscito ad ottenere una foto che sto con Baghetti. Com'era Baghetti? Una persona apposta, una persona per bene, uno sportivo nato. Cioè praticamente gli altri non avevano quel carisma che aveva Baghetti, veramente una persona per bene, una persona apposta. Mi ha fatto piacere che sono stato con lui per lo meno una decina di minuti a parlare. Di una donna napoletana. La Maria Teresa De Filippis, che correva con la Maserati. Purtroppo noi alla vetrina dell'Automobile Club di Napoli abbiamo tutte le coppe, e abbiamo la coppa che avremmo dovuto dare a Maria De Filippis se lei avesse vinto una gara all'ultima per 3 volte, perché ne ha vinto 2 di gare e non 3. La targa di Maria De Filippis sta ancora nella vetrina dell'Automobile Club di Napoli, dove sta la presidenza. Stiamo parlando della nuova sede, quella di Piazzale Tecchio. Quindi se qualche volta vai a Piazzale Tecchio e vedi la vetrina, ci sta l'ultima che non abbiamo potuto dare a Maria Teresa De Filippi, bravissima donna, nata a Napoli, però non viveva a Napoli, in una provincia di Napoli, non ricordo qual era il paese. Che peso aveva la responsabilità di essere commissario di percorso nel Gran Premio di Napoli? Ma la responsabilità, no, la responsabilità veramente forte, perché non era che
che era gara di slalom, che ci sono i birilli a terra, quindi la macchina rallenta eccetera, là si correva a 130, 140. Non avevo paura, per la verità, cercavo di fare il mio dovere, di fare il commissario di percorso per bene, quindi tutto a posto, tutto bene. E naturalmente però un poco di responsabilità, un poco di batticuore c'era, sì, effettivamente. Ed era anche quello che lo aiutava. Esatto. Mi ricordo però ho fatto una cosa che non dovevo fare a un Gran Premio. Se non sbaglio il pilota era argentino. Fangio. Bravo, Emanuele Fangio, che correva anche lui, ha fatto il Gran Premio anche lui a Posillipo. Ci stava un pezzo di cartone a terra sul marciapiede. Quando lui arrivava dal rettilineo per girare a sinistra, io misi a terra questo cartone, va bene? Lui non l'ha mai sfiorato, cioè non è mai andato sul cartone, perché la curva l'ha fatta per 30 volte, sempre lo stesso, quindi non è che sgarrava di qualche centimetro, nella curva era sempre la stessa curva che faceva. Perché lei mise quel cartone a terra? E per vedere se la seconda volta che passava, la terza volta che passava, se passava sul cartone o prima del cartone. E passava sempre prima del cartone, quindi per vedere che la finezza della curva, della guida, era perfetta, proprio perfettissima. Quindi per una sua... Ah sì. Per un suo desiderio personale. Beh, esatto, sì, esatto. Dopo le corse automobilistiche nel napoletano degli anni 50 e 60, come è continuata la sua carriera? La mia carriera è continuata che ho fatto con l'Automobile Club di Napoli, ho organizzato quattro gare automobilistiche, 2 slalom Monte di Procida, che si correva sulla panoramica Monte di Procida, 2, e 2 rally della provincia di Napoli, con partenza da Piazza Municipio. Lo sponsor era il Banco di Napoli e quindi abbiamo fatto questa gara, è andato tutto bene, tutto liscio, tranquillo. Secondo lei si potrebbe rievocare oggi un rally della città di Napoli, un rally della Campania? Il rally della Campania come partenza sì, perché poi dopo Cioè si potrebbe strutturare oggi? Certamente, certo, no, perché poi l'hanno fatto un'altra società sportiva, ha fatto il rally della provincia di Napoli, successivamente, se non sbaglio, sulle strade di Sorrento, sul nastro azzurro, sul nastro verde di Sorrento, eccetera, dove attualmente si corre anche la Sorrento Sant'Agata, che faceva anche l'Automobile Club di Napoli. La Sorrento Sant'Agata si partiva da Piazza Tasso e si arrivava a Sant'Agata. La corsa in cui mi è nato Boffa prime giorni. Esatto, con la Maserati, esatto, bravo. E il direttore è sempre l'avvocato Amalfitano. Che rapporto aveva con... No, rapporti veramente, non dico tra nonno e nipote, oppure da figlio e padre, ma siamo da un rapporto proprio veramente fraterno, come dire, un'affettuosità tra me e lui. Mi stimava e io naturalmente rispettavo lui perché mi stimava tanto e io non ho mai fatto qualcosa di offensivo, mai niente con il pubblico, perché ho avuto il contatto con il pubblico, stavo all'ufficio turismo e sportivo, quindi si aveva contatto tutti i giorni. E nemmeno niente, mi stimava, ecco, mi stimava. E oltre la provincia di Napoli? Ho partecipato anche a altre gare, non dell'Automobile Club. Ho partecipato come direttore di gara di queste gare e come commissario sportivo. E oltre alle corse automobilistiche napoletane, ha partecipato, non so, ha seguito altre gare in Italia, oltre Napoli, fuori Napoli? Il rally di Monte Carlo. A Monte Carlo proprio? No. Monte Carlo, non so, mi mandò il presidente Mazzuolo, mi mandò a Benevento. Perché mi ricordo per quale ragione, questo non me lo ricordo per quale ragione, che il Re di Monte Carlo è arrivato a Benevento. Ho incontrato il direttore dell'Automobile Club di Benevento e quella sera e sono arrivate tutte le auto, però la ragione non me la ricordo onestamente per quale ragione mi ha mandato a Benevento.
perché ci fu un incontro tra i piloti che venivano della rete di Monte Carlo arrivati a Benevento. Questo non l'ho mai saputo, mi piacerebbe saperlo però. Secondo lei, per dare la giusta valorizzazione a quelle corse e provare a riviverle, oggi cosa si potrebbe fare? No, non si potrebbe fare oggi, assolutamente non si potrebbe fare, assolutamente no. Difatti ci fu negli anni 93-94 se non sbaglio, volevano fare il circuito a Napoli partendo con via Caracciolo, Riviera di Chiaia, Piazza Vittoria eccetera. E ci sta anche un progetto, hanno fatto, che ce l'ho io questo progetto, l'originale di questo progetto, il disegno, e poi non è stato fatto più niente. Se non sbaglio addirittura il Comune di Napoli mise delle tribune sugli scogli qualche anno fa per questa manifestazione che poi naturalmente non è stata più fatta perché non si poteva fare. Hanno reclamato centinaia Quali erano i problemi principali? Il problema è perché la tribuna sugli scogli di fronte al monumento di Iazza non si poteva fare, è pericoloso. Invece diedero l'autorizzazione per fare questa tribuna e la tribuna naturalmente fu subito immediatamente fatta smontare. Però poi naturalmente tutte le altre persone, la gente, i commercianti, non volevano che si facesse questa manifestazione perché chiudevano la Riviera di Chiaia, chiudevano via Partenope, via Caracciolo. Tutta la viabilità veniva. Esatto, bravo, perfettamente. Qualcuno voleva che si facesse questa cosa, però ha vinto la maggioranza, i napoletani hanno vinto di non far fare questa gara. Le corse invece nel Salernitano, ricorda qualcosa? La Coppa Primavera, la Malferrara? No, a Salerno no, ricordo il direttore dell'Automobile Club di Salerno, Rossi, ricordo Pezzullo, che era l'Automobile Club, che è stato anche il direttore dell'Automobile Club di Napoli, perché Pezzullo proveniva da Palermo e quindi poi ha fatto il direttore dell'Automobile Club di Salerno. Quando poi a noi mancava il direttore, l'ha sostituito lui, Pezzullo, ha sostituito il direttore che poi è andato via. Quindi a Salerno hanno fatto una corsa di slalom a Salerno, io in quella corsa era il commissario sportivo. E per il Gran Premio di Salerno si poteva? No, il Gran Premio no. E quindi naturalmente la mia responsabilità era, avevo paura che poteva, no, questo la cancelliamo naturalmente. No, aspetta. Va bene così. Non avevano quella che non avevano